forse ci siamo. Ok ragazzi, ci siamo, ha funzionato. Mamma mia, perdonatemi ancora, veramente è un disastro. Adesso modifico il nome, tolgo tutte quelle passate, e le elimino. Per chi sta guardando questa live, come si dice, la registrazione, è perché praticamente è successo un casino, ho dovuto far ripartire la live tipo 100 volte, ma adesso ce l'abbiamo fatta. Quindi metto le impostazioni, 1, la live è in italiano. Perfetto. La live su Twitch. Riuscite a dirmi se la vedete adesso? Dovrebbe vedersi. Dovrebbe vedersi. Riuscite a vedere? In teoria dovrebbe vedersi tutto a posto. Ciao Matteo. Ciao Iro. Perfetto. Eccoci qua. Eccoci qua ragazzi. Perfetto, perfetto. Come state voi? Tutto bene? Ecco qua. Marti, ci siamo, eccoci qua ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Come state? Tutto a posto, mi sentite? Tutto bene? Dovrebbe andare tutto a posto? Twitch va? Tutto va? Buonasera Gru, come stai? Tutto a posto? Tutto bene? Come state ragazzi? Come state ragazzi? Ah, tutto bene? Allora, poi devo eliminare queste qua. Si vede anche qui, dai, è perfetto, perfetto. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Scusatemi ancora per prima. Adesso siamo. Salve a tutti. Ciao Dominic, ciao Marcolino. Ciao Marcolino, sai consigliarmi un siero per l'acne, per pelli delicate, per migliorare le imperfezioni della pelle? Dipende dal tuo tipo di pelle, però ti dico che a me sta piacendo molto quelli di Skin 1400 o anche di Cosrx, quindi quelli coreani. Metran, Way, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Il problema era che avevo, dato che l'altra volta, se vi ricordate, non funzionava OBS, cioè non funzionava il cambio, ho reinstallato OBS, ho scoperto che il problema era perché era una beta e l'ho installato così. Probabilmente reinstallandolo si erano un po' messe male le impostazioni. Quindi adesso dovrebbe essere tutto a posto. Comunque, vi stavo dicendo, oggi parleremo ovviamente dell'evento che c'è stato Apple, quindi parleremo di quella cosa. Ovviamente risponderò sempre in chat alle vostre domande, qualsiasi cosa, sono sempre disponibile. E, e volevo dirvi un po' com'è andata. Quindi ciao Michele, ciao Riete, sempre a testa dura avanti. Quindi se avete queste domande ovviamente sono sempre qua disponibile. Volevo dirvi novità, vi stavo dicendo prima, piccole novità. Allora, prima novità, ovviamente l'audio, quindi l'audio dovrebbe essere leggermente migliorato. Ho trovato delle impostazioni per migliorare il microfono e in teoria adesso la voce si dovrebbe sentire meglio. Seconda novità, ho diminuito slash tolto le ads. Quindi mi sono accorto che durante la diretta, potevate dirmelo, mi dispiace, c'erano tante ads, soprattutto sul tubo. Quindi ne ho messe praticamente una ogni 30 minuti, che è il minimo, e quando invece poi si guarda la registrazione sono tolte. Quindi si vedono solo all'inizio e alla fine praticamente. Griu, dai, mancano 4 follower per l'obiettivo, iscrivetevi. Ma sai che, ecco, uno mi aveva chiesto anche prima per i bot. Purtroppo, ragazzi, sono bot quelli lì. Cioè, mi sono arrivati quei bot in live, quei 300 e passa bot, e ho mandato la segnalazione a Twitch, che mi ha detto che non può farci niente, e pian piano vengono rimossi da soli, e purtroppo non sono riuscito a toglierle. Le ads sono le pubblicità.
Quindi purtroppo in realtà di iscritti siamo ancora pochi. Sembra che ne ho 300 su Twitch, ma in realtà sono la maggior parte bot. Speriamo vengano rimossi. Pensavo fosse il mio problema le pulsate, ma figurati. Pelle molto delicata, soffro di dermatite atopica. Allora, in caso senti prima un dermatologo, forse è meglio. Investi quei 50 euro, fatti fare una visita del dermatologo che sicuramente non te ne penti. Ma mi sentite bene? In teoria dovrebbe sentirsi bene. Matteo, quindi ti ha deluso l'estetica del Pro? Adesso ne parliamo. Non sapevo che le altre le dicessi tu, ma se ti portano i benefici penso che possiamo pazientare un pochino e guardarle quanto ci escono. Posso scegliere fino a un... cioè non posso scegliere su tutto, posso praticamente scegliere se metterle o non metterle. Ho scoperto adesso che durante la live puoi scegliere ogni quanto metterle oppure che faccia in automatico. Io ho messo sempre in automatico in modo conservativo, ma ho visto che adesso si può scegliere e mettere massimo 30 minuti, quindi le ho messe ogni 30 minuti. Michele, hai mai letto i libri di Tony Robbins? Sì, ho letto Awaken the Giant Within e ho guardato tanti suoi video. Ciao Alessandro, come state ragazzi? Allora, quindi queste sono le novità. Ah, e ho un'ultima novità anche. Che diavoleria. Eh sì, ho un'ultima novità. Quindi la prima sono le meno pubblicità. Seconda, l'audio dovrebbe essere migliorato, in teoria. Fatemi sapere. Abbasso, alzo, forse alzo un po'. E la terza cosa è questa. Vediamo se va. E niente, non va. E niente, l'ho preparata e non va. Ma perché così la vita, ragazzi? Ma perché così difficile? E niente, per qualche motivo... Gru, solo a me si blocca? No, davvero si blocca? No. Ok, ora vedrò. Adesso provo a guardare. Adesso provo a guardare. A voi si blocca? Qualcun altro si blocca su YouTube o su Twitch? Allora, finora non mi si sta bloccando. Non lo vedo bloccarsi, ragazzi. Matteo, eh sì, ora si blocca di qua. Ma forse allora... Perché a me non si sta bloccando. Su YouTube invece? No, non si blocca. Su Twitch un po'. Adesso no, perfetto. Sì, adesso dovrebbe andare. Poi per la prossima metto... Perché è una funzione che devo mettere ancora bene. Per la prossima volta non si bloccherà. Perché la abbasserò ancora un po'. La qualità praticamente. Avevo scelto... Vediamo se riesco a farlo comunque. Vediamo. Ecco. Vediamo se va. Ora si liscio su entrambi. Perfetto. Perfetto, perfetto. Allora... Manuel, non pensi che Apple ormai sia... Vabbè, comunque ragazzi, la sorpresa era che avevo messo una musica di sottofondo, ma funzionava fino a un minuto fa prima di aprire la live. Adesso ovviamente non funziona più, perché ovviamente il mondo è così. Mannaggia, ma davvero, incredibile, incredibile.
Oh, forse va adesso. La sentite? Sentite? Si dovrebbe sentire la musica di sottofondo. Vediamo se la metto così. Si sente, ottimo. Il problema è che io non la sento. Quindi ditemi quando è troppo alta, se è troppo alta, troppo bassa, provo a abbassarla un po'. Ditemi qual è, così la sentiamo, la facciamo insieme. Io purtroppo non la posso sentire perché non ho le cuffie. Adesso rispondo, Manuel. Non funziona con la condivisione? Dovrebbe andare. Su Twitch un po' sì, su YouTube è perfetto. Cioè Marco, cosa ne pensi dei nuovi iPhone 17 Pro Max? Adesso ne parliamo. Il bello della diretta, dai, ora si sente, abbiamo anche la musica adesso. Ottimo, ottimo. Ditemi se la volete più alta, più bassa. Adesso iniziamo a parlare del nuovo evento Apple. Il nuovo evento Apple, l'ho appena finito di guardarlo prima di iniziare la live. Sì, Griu dice, grande Griu. Allora, rispondo a Manuel, non pensi che Apple ormai è obsoleto rispetto agli Android di ultima generazione ed è solo una necessità di lunga storica fanbase? Penso di sì, penso che gli ultimi Android siano pazzeschi e penso che però Apple riesce ancora ad andare avanti tranquillamente perché soprattutto nei paesi di primo mondo come l'America è diventato un po' un qualcosa di sociale. Un po' la gente fa fatica a distaccarsi ovviamente da un dispositivo che utilizza sempre, quindi tutto un ecosistema. Ma al giorno d'oggi cioè, l'ecosistema lo puoi costruire con tutto. È che in realtà forse, cioè ad esempio in America c'è questa cosa che loro hanno le bolle verdi e le bolle blu. Quando tu mandi un messaggio da un iPhone a un iPhone c'è la bolla blu su iMessage che noi non usiamo tanto. Quando invece la mandi a un Android è verde. E quindi quando ad esempio comprano i primi telefoni a scuola, tra i ragazzini uno che ha la bolla verde è visto un po' come, capito, fuori dal gruppo. Quindi hanno tutta questa cosa sociale. Però da noi in realtà conta che Android è utilizzato cioè, in tutto il mondo. È solo che probabilmente anche per questa cosa. Si sente sì. Marco, hai perso il mio messaggio. La seconda volta che lo riscrivo perché prima hai stoppato. Qual è il messaggio? Musichetta perfetta per questa diretta finché rileggo la tesi, hai visto? Purtroppo Apple non riesce a stare al passo con l'intelligenza artificiale rispetto ai competitor. Infatti sì, però secondo me, dato che erano in ritardo con l'intelligenza artificiale, secondo me quello che andranno a fare con Apple Intelligence è non fare un'intelligenza artificiale. Cioè, secondo me creeranno, anche se guardate le interviste, creeranno una sorta, cioè utilizzeranno le intelligenze di ChatGPT, Gemini, tutti quelli che ci sono, e utilizzeranno Apple Intelligence come diciamo, il software, una cosa che collega un po' tutto per far funzionare meglio le cose dell'iPhone. Questo sarà un po' la cosa, ma non creeranno una loro intelligenza artificiale, secondo me. È giusta la musica? Si sente bene? Ma insomma, allora, cosa ne pensi dei rischi riguardo i nuovi cyberattacchi hacker? La privacy ti preoccupa? In realtà io non sono un grande... cioè, secondo me la privacy è molto cioè, sopravvalutata, ma questo è un mio parere personale. So che per molti è tanto importante. Io penso che ormai al giorno d'oggi, cioè io non ho problemi a condividere niente col pubblico, tant'è che sono qui con voi. E secondo me, cioè, nel momento in cui esiste internet, esistono i social, prima o poi la privacy si sa che è qualcosa che va sempre meno. Quindi non ho problemi. Però i cyberattacchi sono un problema, bisogna imparare a difendersi, certo. Ma insomma, cambia solo le fotocamere e il processore alla fine. Adesso guardiamo insieme il sito, no? Che dite? Manu, ho visto il video di Barbascura sulle scoperte scientifiche dell'anti-invecchiamento, però è stato divertente le dissate di molti guru del biohacking. Ci sono tanti guru del biohacking, ma allo stesso tempo, insomma, perché no? Nel senso, alla fine non fanno niente di male se non provare a migliorare se stessi, no? Capisco quando uno magari dice cose che non stanno né in cielo né in terra, ma finché uno ti dice dormi bene, mangia bene e allenati, piuttosto che dica cavolate. Dopo quello di Manuel a cui hai appena risposto. Non ho nessun messaggio. Incubo.
Non mi compare nessun messaggio. Ho Manuel e Lorenzo prima di te. Forse un link, qualcosa che non posso vedere. La nuova funzione di registrazione simultanea con le due fotocamere sarebbe utile quando fai vlog in giro per il mondo. Adesso, figo, quindi l'hai guardata la fotocamera. Cioè la presentazione. Mentre io di Apple non capisco perché provano in certi casi e riescono a migliorare i prodotti tranne Siri. Perché te l'ho detto, secondo me hanno abbandonato la cosa. Cioè col fatto che erano troppo in ritardo, a questo punto hanno detto lasciamo fare agli altri. Lasciamo fare agli altri e noi utilizzeremo Siri cioè, per quella cosa lì. Come si sente la musica? È giusta? Forse un po' più bassa la metto? Un po' più alta? Di Imperator. Ho seguito la tua shower routine e ora ho dei capelli bellissimi. Grande. Allora lo riscrivo, va bene. Se non arriva... Ecco, ho riscritto. No, allora proprio non mi arriva l'incubo. Non so che cos'è, ma proprio non arriva. Qualcun altro riesce a dirmelo? Forse è un termine che viene bloccato in automatico? World Media Production. Oggi avevo delle aspettative un po' più alte per iPhone 17 Pro Max. Io lo cambio ogni anno, vediamo se conviene aggiungere altri 600 euro ora o 16 Pro Max. Stessa cosa, io non ho grandi passioni. Mi piace la tecnologia, mi piacciono i profumi, mi piacciono un po' di cose, ma allo stesso tempo Apple crea delle cose che mi sono molto utili, soprattutto l'iPhone perché lo utilizzo un po' per lavoro, un po' per fare video, un po' per tutto, e quindi è l'unico sfizio che mi tolgo anch'io. Ogni anno lo rivendo e aggiungendo quei 400-500 euro lo cambio. E quindi ero in hype per questo iPhone Pro Max nuovo, ma sono rimasto anch'io poco colpito, ti devo dire, World Media. Ti dico che appena ho visto, vi faccio vedere, appena ho visto l'iPhone 17 Air, che adesso vi farò vedere, la mia reazione, l'ho ripresa in video, è stata questa. Ero lì, cosa? Hanno fatto vedere questo telefono sottilissimo. Adesso li guardiamo tutti. Sono già visibili sul sito Apple? Sì, adesso li guardiamo. Original Mitch, Marco, perché non inizi ad uscire dal corpo imparando la proiezione della coscienza e trascendere la morte? Perché sono cose, secondo me, che se uno non sa quello che fa, rischia solo, e in più non è... Cioè, sembra brutto da dire, ma è un po' intrattenimento per la mente, per il corpo, per queste cose. Quindi non vanno in realtà tanto ad essere utili. È un po' come una persona... Non so come spiegarlo, però farò un video sicuramente a riguardo. Ne ho parlato con YouTube. Manu, la musica di sottofondo è per caso lo fai? Sì. Conoscenti per me stai pensando a un nuovo Apple Watch perché stanno migliorando il monitoraggio del sonno. Quello mi è piaciuto tanto, forse è la cosa che mi è piaciuta di più. Stavo pensando addirittura all'Ultra. Vabbè, ho guardato il tuo vecchio video su come piacere alle ragazze e volevo chiederti se ne facevi altri perché mi interessava l'argomento. Potrò farne anche se non è un argomento di cui parlo spesso ultimamente, però posso farne, o magari se hai qualche domanda te la faccio qui volentieri. Vabbè, il 17 Air è pazzesco il design, mamma mia, adesso lo guardiamo. Pazzesco come si riescono a far stare tutto in 5 mm. Ragazzi, è 5 mm. Faremo un video su tagli i capelli in base alla forma del viso, ma non penso, perché in realtà penso che ognuno faccia un po' quello che preferisce con i capelli. Questa cosa, un po' come l'armocromia, questa cosa di dover limitarsi a quello che secondo la scienza sta meglio. Parere mio meglio dei pro, vero. Allora, facciamo così, vediamo se si vede. Oh, ce l'abbiamo fatta! Si vede! Alleluia! Alleluia! Lo vedete, vero? Ah, se non lo vedete... Cioè, veramente non so più che dire. Come si fa ad usarlo con 5 mm? Sottile è sottile, eh? Matteo, Matteo, cosa stai facendo? Numero uno tu, numero uno tu, grande Matteo, 22,99. Grazie mille. Sempre pazzesco, Matteo. Sempre pazzesco. Grande. Ti faccio la donazioni. Matteo. Purtroppo non posso fare le emoji, però farò. Come si fa a fare? Ma in teoria dovrebbe funzionare comunque.
Si vede? Perfetto, si vede. Grazie mille Matteo, sempre gentilissimo. Ho parlato l'altro giorno di te in famiglia e hanno detto che sei, sei un matto, ma sei incredibile. Grazie mille. Dal computer, vero? Scherzo. Era un discorso che feci tempo fa, in qualche live scorsa, riguardo le donazioni. Ma sono passato ad un update della skincare. L'acido ialuronico mi lascia la pelle bella bella morbida, detergente, viso, acqua tonica per il pH, acido ialuronico, retinolo, crema idratante e ricca di ceramide. Grande Manuel, bravissimo. Si vede, benissimo Lorenzo, sì, si vede. Matteo, mi fai un bonifico anche a me? Quindi credi che sei lamento il corpo? Tu, come tutte le anime, siamo creatori e noi diamo vita al corpo. Ad ogni modo è tutto distorto, non puoi parlarne se non hai sperimentato nessun Sì, ma infatti, allora, Mitch, sono argomenti di cui farò un video a riguardo dedicato, perché parlarne così in modo in live, in modo così, ovviamente è un po' fraintendibile e si rischia di entrare nel superficiale. Quindi sicuramente ci farò un video dedicato. In ogni caso è un'esperienza che sicuramente può cambiare. No, identificato no, anzi. Penso che una persona che merita questa cosa ok, vabbè, insomma, ne parleremo. Grande, hai detto le stesse cose che penso io. L'hype è sempre altissimo. La cosa veramente particolare è che c'è un grande passo indietro dal titanio all'alluminio, invece che Apple Watch in titanio costa di più. Vero. Hanno cambiato l'iPhone Pro con l'alluminio invece del titanio, che in realtà aveva il titanio da poco. Prima era alluminio, quindi sembra abbiano fatto un passo indietro. E l'alluminio carino, ma di solito è sempre stato associato alle cose non pro, quindi è un po' così. Giovedì torno in Olanda dal mio amico e vado in discoteca solo per provare. Sono molto più aperte e spigliate lì, ma in un video hai detto che i tuoi amici andavano a caccia e non ottenevano nulla. Dici che chi non vuole niente è voluto da tutti. Esatto. Poi vabbè, insomma, uno può fare quello che vuole, vero? Però secondo me nel momento in cui ti diverti, cioè nel momento in cui fai le cose con consapevolezza e ti diverti, vabbè, insomma, senza fare del male a nessuno. Secondo me nel momento in cui fai qualcosa che ti piace, poi il resto arriva da solo. A proposito, alla fine hai visto la differenza tra quelle fatte da PC e come avevi detto? Sì, ho visto la differenza ed è come avevo detto. Quindi ragione. Quindi sì. Nel momento in cui... Cioè è di più, è molto di più che arriva. Marti, scherzo Matteo. Pensi che Apple abbia futuro con i telefoni pieghevoli? E vedremo come sarà, in teoria l'anno prossimo. Sono molto curioso. Se riesce il pieghevole lo prendo, ragazzi. Apple, ok, ma sto giro è più avanti rispetto alla concorrenza nel mondo Mac, tablet e via dicendo. Hai visto che oggi non hanno parlato nemmeno di Apple Intelligence? Infatti te l'ho detto, secondo me proprio vogliono lasciar stare Apple Intelligence. Cioè la terranno come base per tutto il resto. Per migliorare le foto, per migliorare il sistema, per tutte queste cose. Alla fine anche come prezzi non sono aumentati di chissà quanto, siamo in linea come ogni anno dai, oppure aumentassero di molto. Infatti anche adesso guardiamo i prezzi in Italia, perché non so se in italiano sono di più o di meno. E vediamo, così si vede, perfetto. Allora, iPhone 17, allora facciamo così, partiamo dalle cose che hanno presentato. La prima cosa che hanno presentato era, mi sembra le AirPods hanno presentato. AirPods Pro 3, eccole qua. 249, beh dai. Perché tutti si aspettavano che con le nuove tariffe, no, americane le cose costassero molto di più. Beh dai, insomma, penso che costassero anche prima 2,49. Auricolari con la migliore cancellazione attiva del rumore. Questo mi ispira perché le mie cuffiette, io ho delle AirPods Pro 2, vanno malissimo. Vanno veramente, veramente male. Non so per quale motivo, ma la cancellazione del rumore va male. E quando faccio le chiamate non si sente nulla. Quindi sarei curioso di provare queste. E in teoria è cambiato che hanno messo un design nuovo, quindi dovrebbero uscire dall'orecchio meno possibile perché era un disastro, cioè a me cadevano in palestra le cuffiette. Quindi sono curioso di vedere se vendendo le mie riesco a prendermi queste. Dipende quanto riesco a vendere le mie. Qualità audio, vestibilità e comfort e rilevamento della frequenza cardiaca. Questo è interessante. Per chi non ha un Apple Watch adesso si può misurare calorie anche con questo. Poi in realtà per uno che ha un Apple Watch non penso sia tanto utile.
Resistenza alla polvere, sudore e acqua hanno migliorato, controlli touch ci sono sempre stati, custodia di ricarica un po' più piccola, però migliorata la batteria. Quindi in realtà niente di troppo nuovo, la batteria dura un po' di più, è un po' più ergonomico, dovrebbe sentirsi meglio i bassi. Quindi ottimo, diciamo l'hanno migliorato un po' a 360 gradi, dai. Non male come cosa. Però per il resto... Cioè, diciamo che tutto l'evento non ha avuto queste grossissime novità che dici wow. A parte l'iPhone Air. In Italia di più chiaramente. Che consigli daresti per migliorare nelle foto? Un fotografo migliore e poi accettarsi. AirPods per prima, sì, perché il dollaro vale meno dell'euro. Io in estate anche con 16 Pro Max ho sempre il problema che sotto il sole l'iPhone abbassa la luminosità, faccio fatica a leggere i libri e pagine web, anche se nel solito comprerei iPhone 17 Pro Max. È vero, il problema anche del mio iPhone, stessa cosa, che col sole diventa un disastro. Quindi se hanno risolto anche un minimo questa cosa del calore, speriamo. Hanno tolto il bottone fisico nelle cuffie se non sbaglio. Ah, vero, adesso è touch. Come si vede la frequenza delle cuffie? C'è un'app collegata? Sì, c'è l'app salute. Per chi è abituato ad allenarsi con l'Apple Watch per elevare i valori, ora in teoria con il nuovo AirPods dovresti monitorare i valori ugualmente. Esatto, Matteo, secondo me sì. YouTube ho spiegato la linea strana un sacco di volte, come dicevo la scorsa volta, ci sono delle differenze marcate con la realtà fisica, forse una realtà parallela che esiste davvero in altri livelli. Sì, YouTube. Probabilmente come Original Mitch ne parlerò in un video dedicato, come dicevo. Quindi, AirPods, non male. Poi non so se sono da prendere. Seconda cosa di cui hanno parlato è il Watch. Serie 11, se non sbaglio. Sì, serie 11, 4,59. Non mi ricordo quanto costava quello di prima. Tra l'altro mi dite se la musica di sottofondo va bene come volume, un po' poco, un po' alta, un po' bassa. Ditemi appena sapete. Allora, in realtà l'Apple Watch nuovo è uguale identico. Hanno aumentato la batteria ed è un po' più resistente. Da quello che ho capito, queste sono le uniche novità. L'unica cosa che mi fa venire voglia di cambiarlo è questo, che hanno messo la qualità del sonno in punti. Io lo uso tantissimo per monitorare il sonno e come diceva Matteo, questa è la cosa che mi ispira di più. Poi ovviamente hanno messo questa cosa del battito che adesso puoi anche per la tensione, l'ipertensione, come si chiama? La pressione. Però l'unico motivo per cui lo cambierei è il mio sta diventando un po' vecchio, quindi per la batteria che dura di più e anche per quanto riguarda il sonno. Poi per il resto è tutto uguale. Ah sì, hanno messo la cosa satellitare. Ah no, quello nell'Ultra. Poi hanno fatto l'SE3 per a chi interessa, è quello meno costoso, dovevano aggiornarlo da un po' di tempo, adesso l'hanno aggiornato. Vabbè, insomma, aveva un design ancora vecchio, adesso almeno il design è nuovo. Ah, ma qua c'è la cosa del sonno anche qui, sull'SE. Ma quindi allora forse è una cosa di software, non è del telefono. Cioè non è dell'Apple Watch nuovo, quindi forse anche il mio Apple Watch si può mettere. Musica un pochino bassa, allora l'aumento. Così meglio. Matteo, va bene sì, così non dà fastidio. Perfetto. Un po' bassa la musica si sente. Sapevo che la cosa del sonno ti avrebbe fatto voglia. Eh sì, per me la musica è un pochino bassa. Ne vale la pena dato il prezzo per il watch. Secondo me, solo se vecchiotto, esatto. Solo se vecchiotto, in realtà non è cambiato così tanto. Arriva dal 9 in poi i punti sonno. Ma allora, Davi, allora non lo cambio. Cioè, aveva senso se era prerogativa del nuovo watch, ma se è parte di tutti, cioè... Allora cosa cambia, scusa? È solo più... Boh. Quest'anno sono deciso se mandare l'iPhone 16 Pro Max direttamente ad Apple per i trading e evitare di solito sbatti fra privati.
Idem, perché ho visto, adesso lo guardiamo insieme, ha detto molto velocemente durante l'evento che c'è un nuovo trade-in che danno fino a $1.100 per un iPhone in qualsiasi condizione Pro Max. Quindi adesso lo guardiamo. Non so poi. YouTube, concludo tale discorso con dettagli, ad esempio c'è una cantiere davanti al mio palazzo e nella realtà fisica non c'è ancora, forse è stato in passato, forse non in questo tipo di realtà. È interessante YouTube, ci sta, sicuramente faremo magari anche una live dedicata, no? Così possiamo rispondere a queste cose. Una live spirituale. Arriva sia il punteggio sonno che le notifiche di ipertensione. Ma allora... Ma infatti non capisco perché queste cose allora non le presentano direttamente quando fanno la presentazione software. L'Ultra è sicuramente tanta roba, ma è davvero molto ingombrante come dimensioni. Vero. Marco, hai provato un Android? Non l'ho... ce l'avevo, avevo... il mio primo telefono è stato... vabbè, tutti Android, e poi c'è stato il Samsung S4, il Galaxy S4, e poi sono passato Apple, sono rimasto Apple, perché ho il Mac, perché ho l'Apple Watch, perché avevo l'iPad, non l'ho più. E... 900 euro! No, 900 euro è tantissimo per un orologio, ma stai scherzando? Io non so quanto costasse prima, ma mi sembrava tipo 600, 700. Cioè 900 euro. Cioè io stavo pensando di cambiarlo all'Ultra, ma adesso col cavolo che lo cambio all'Ultra, ma stai scherzando? No, va benissimo il mio. No. Cambierò solo il telefono allora. Ma guarda un po', che poi non è cambiato niente con quello, cioè hanno messo la batteria, hanno messo lo schermo un po' più protetto, hanno messo, cos'è che hanno messo il satellite, ma quando mai ti capita di usare il satellite? Cioè, poi ce l'ha anche l'iPhone, quindi... Bah. Sembrava un po' uno di quegli aggiornamenti tanto per, no? Tipo anche qua, novità, qualità del sonno così, ma c'è in tutti. Questo c'è in tutti, questo c'è in tutti, questo c'è in tutti, cioè sono tutti in tutti, quindi un po' inutile questa cosa. Quindi Apple Watch Ultra bocciato, mannaggia. Davi, sleep score is available with WatchOS 26 for Apple Watch Series 6 or later. Apple Watch SE or later? Ma allora, perfetto. Di Marco Frigo, poi tutti abbiamo intuito di guardare il telefono, ma sì, infatti. 900 è una follia, vero Matteo? Io ho portato il watch per anni, ora sono passato a orologi meccanici e le continue notifiche, anche se il silenzio mi facevano troppa distrazione. Ci sta, invece per me è il contrario, io utilizzo meno il telefono proprio da quando ho il watch. Hypertension notification are currently under FDA review. Calli. And expected to be clear this month, with availability on Apple Watch Series 9 and later. Apple Watch Ultra 2 and later. Vabbè, insomma, dai, ci sta. Ma a parte il prezzo, non è tipo più grande degli altri, è leggermente più grande, un po' più resistente, va bene per chi tipo fa subacquea, tutte cose sott'acqua, dovrebbe essere quello per l'avventura. Però, cioè, che avventura? 900 euro, un'avventura sì. E che avventura. Infatti mi tengo stretto l'Ultra 2 nero dell'anno scorso. Ma quanto l'avevi pagato, Davi? Per capire, perché non mi ricordo se anche quelli degli anni scorsi erano così. Manco il Garmin costa 900 euro, vero? 1029 con il cinturino acciaio, mamma mia. Com'è la vita dopo 25 anni? A livello di amicizie in generale, siccome tutti quasi iniziano a lavorare, si vanno a perdere tanti rapporti? Sì. Sì, purtroppo sì. Purtroppo non c'è niente da fare, sì. Cioè, dipende dal tipo di persona, dipende da dove vivi, dal tipo di compagnia che hai. Io tendenzialmente non ho mai avuto una grossa compagnia, però sì, cioè col fatto che lavori, per quello tanta gente, diciamo, si accoppia, perché poi ti fai un po' compagnia, se no... Però sì, cambiano sicuramente le relazioni. Le AirTag 2 quando le presenteranno? Ma forse dicono o il mese prossimo o in primavera. Ha senso il Watch SE 3?
Ha senso, sì, secondo me sì, adesso che hanno migliorato la nuova, con il nuovo design, ha senso sì, secondo me. E poi gli iPhone, ragazzi, passiamo agli iPhone. Allora, quando hanno presentato il 17, ho detto, ma scusami, ma adesso, perché uno dovrebbe prendere il Pro? Cioè, io ho il Pro, ma la differenza tra Pro e normale non è più così grande. Cioè, hanno lo stesso materiale adesso. Lo schermo l'hanno fatto bellissimo con le cose, con i bordi sottili e anche questo nuovo Ceramic Shield 2 che praticamente è per i graffi, quindi come il Pro. Fotocamera davanti è uguale a quella è la novità che adesso hanno fatto quadrata, che può fare le foto con questo sensore migliorato, eccetera, ma c'è anche in quello normale, oltre al Pro. Ha più potenza di quanto serve al 99% delle persone, quindi non è che il Pro serva che sia così veloce. L'unica cosa è che aveva i 120 Hz, quindi aveva questa sensibilità, no? Il ProMotion, il Pro. Adesso l'hanno messo anche in quello normale, finalmente cosa che volevano tutti. Quindi non capisco veramente, cioè oltre alle videocamere, che in realtà non è che le abbiano così tanto migliorate nel Pro, cioè nel Pro confronto a quello normale, cosa cambia? Tutte da 48 megapixel, in più hanno fatto questa cosa Fusion, che quindi ti fanno anche questa la grandangolo e quella non. Cioè perché uno dovrebbe prendere il Pro, ma per il Pro? Non ha senso. Cioè sto provando a guardare, ma non fa niente. Cioè fa tutto quello che il Pro fa. AirTag a ottobre, ecco, per lo zoom 8x. Sì, ma infatti, cioè, alla fine, cioè, l'unica differenza praticamente è lo zoom 8x. Vale la pena? Ma perché hanno tolto il nero? Ma infatti hanno pure tolto il nero dal Pro. Cioè, penso che sia il Pro più brutto, più inutile che abbiano mai fatto. Gianmarco, io sinceramente mi ero trovato meglio con l'Oppo piuttosto che iPhone 11. L'Oppo tanta roba. Beh, i nuovi Galaxy pieghevoli, cioè, sono sottilissimi, sono tanta roba. Non c'è tanta differenza, sì, alla fine solo le fotocamere posteriori. Ma infatti, non ha senso, ho tutto nero, 1400 euro per un iPhone arancione o jeans. Cioè, hanno fatto l'iPhone Pro arancione. Arancione. E nero no. E il 17 è il 16 Pro. Vero. Il 17 è il 16 Pro. Cioè, adesso io come faccio a vendere il mio Pro Max 16 quando uno può comprarsi il 17 normale ed è come il mio, se non meglio. A meno. Non ha senso. Il Pro ha senso per il Pro RAW. Sì, ma anche lì, cioè, è veramente una cosa super di nicchia per chi usa l'iPhone per fare video. Cioè, a parte che chi fa video come me ha una videocamera o non usa l'iPhone. A meno che non usi per tipo TikTok, ma per TikTok usi la videocamera davanti, non usi la videocamera dietro. E anche fosse non ti metti con il Pro RAW. Cioè, se quella è l'unica differenza... Salvatore, tu quale prenderai? E adesso ci sto pensando, perché c'è veramente questo Pro è veramente terribile. Preferisci il nero o il grigio come colore? Preferisco il nero. E che senso ha farlo Pro se poi non è Pro? Ma infatti... Di solito c'era tanta differenza tra il Pro e quello normale, ma quest'anno proprio zero. Fino ad 11 ore in più di riproduzione video. Se soliti dati, sì, ma infatti. Mi fai tutto nero? E poi il Pro no. Davide, iPhone Pro davvero orrendo, sembra un telefono cinese ma più brutto. Io ho il Pro Max 16, sinceramente non capisco cosa hanno fatto con quel logo orrendo. Sai che prendo io il Samsung Z Fold 7, ma fai bene Davide, fai bene. I nuovi Samsung sono bellissimi. Vi faccio vedere il Pro. Eccolo qua. $1.300. No. A partire da 1.339 euro. Ma stai scherzando? Cioè è aumentato... Non solo l'hanno fatto brutto, inutile, ma hanno aumentato il prezzo.
Invece per Apple Watch Serie 11 ci sono novità pochissime, quasi zero, Federico. Quasi zero. Il sensore dell'ipertensione neanche, perché lo mettono in tutti. Infatti cosa c'è di novità dell'Apple Watch? Niente. C'è il c'è lo schermo che è un po' più resistente e basta. Metran, ma per carità, sì, perché partono da 256, è vero. Posso dire che arancione è orrendo? È orrendo, Marti, puoi dirlo forte. Davide, guarda, i prezzi USA sono più bassi del 20%, con il rapporto del cambio lo paghi il 35% in meno, ma infatti questo ecco qua le tariffe, come si chiamano, le tasse. 1339 di alluminio. La conversione prezzi italiani è vergognosa, cioè ma stiamo scherzando? Fammi vedere. Guarda i prezzi. $1.500 per il Pro Max. $1.700. Cioè tu vuoi dirmi che devo spendere 1.730 euro quest'anno per cambiare l'iPhone? No, non ha senso. Non ha senso. Mi sa che è il primo anno in cui non lo cambierò, ragazzi. Cioè io in questo momento ho il 16 Pro Max da 512 giga. Ma 1.739 euro. iPhone 17 Pro, $1.099, che sono meno di 940 euro, una follia. Posso dire che tutte le serie Pro hanno sempre avuto migliorie notevoli, ma a sto giro non ci siamo. Meglio di andare di Apple Watch. Cioè, quest'anno non ha veramente senso. Ed è un peccato perché hanno cambiato il design e tutto, che vabbè può non piacere, a me non è che dispiaccia così tanto. Però, cioè, che novità mi porta? Perché io devo spendere... Allora, contate che il mio telefono lo venderò, se va bene, a 1.000 euro. Se va bene, ma neanche. Perché poi vogliono gli sconti, perché poi iniziano a venderli tutti in sto periodo, ovviamente, quindi lo devi vendere svenduto. Quindi lo venderò a 900 euro, fidatevi. Vuol dire che devo aggiungere 800 euro per cambiare telefono. Non ha senso. Volevo prendere il Pro perché il 14 Pro è l'unica cosa che mi rallenta tantissimo, scaricare il video con la porta Lightning. Ah, il 14, ok, sì. Sì, Lightning è un po' una palla in effetti. Il 17 base parte a 9,79 euro, ma con 256 giga. Ma infatti il base ci sta, ma il Pro hanno veramente aumentato tantissimo. Marti, non conviene cambiarlo, i risultati sono questi, ma infatti. Ad oggi o prendo il 16 Pro o mi tengo il 14. Ma guarda, Davi... Allora, forse il 14 ha forse più senso. Mossa di marketing sbagliata, poi questi prezzi prodotti per che tipologia di clienti? Te la dico tutta, paradossalmente 17 era lo smartphone più bello che hanno presentato. Io ho il tuo stesso telefono, ma detto tra noi non ha davvero senso acquistare uno smartphone ogni anno. Ma guarda dove hanno messo il logo. Inoltre la cover è il logo spostato verso l'alto. Ma questa è una tragedia, ragazzi. Ma sai che veramente... Mi sa che prendo l'Air. Nel sito Apple con trading lo valutano 720 euro. Diciamo che le novità che hanno detto è fotocamera principale più grande del 55%. Eccetera. Zoom 4x e 8x, RAM, però il 16 Pro Max è troppo completo. Allora, adesso vi faccio vedere, guardiamo un attimo i... Novità. I colori terribili. Terribili. Cioè, il nero è il colore più bello e l'hanno tolto. Il blu... Cioè, io se dovessi prenderlo prenderei blu. Però... Perché è il meno peggio. Cioè, il bianco a me piace tanto, ma l'ho sempre avuto, quindi volevo... Quest'anno l'ho cambiato col nero e quindi non voglio riprenderlo bianco per tornare indietro. È un po' banale. Quindi sarebbe il blu. Però, cioè...
Poi cosa cambia? Sì, le performance e questo raffreddamento al vapore, ma voglio dire, cioè vale la pena 800 euro, cioè 1700 euro per avere un telefono con delle performance. Cioè, quando mai le usate le performance? Ma adesso non prendiamoci in giro, quando è che vengono usate così tutte queste performance del telefono? Posteriori tutte Fusion, sì, ma in teoria anche gli altri telefoni hanno sta roba Fusion. Nuova fotocamera frontale, ce l'hanno anche gli altri. iOS 26, ce l'hanno anche gli altri. Apple Intelligence è una presa in giro. Esaltatori, ma sai che forse inizio a non essere più la persona indicata per comprare questo telefono? Guardalo da vicino, ma meglio, forse meglio di no. Colori, vediamo il blu. Ma che poi hanno fatto tutta sta cosa con liquid glass, tutto così leggero, liquido, eccetera, e poi fanno sti colori pesanti. Ecco, camera a vapore, questa è l'unica cosa interessante, come dicevamo prima, che sei lì che usi il telefono e si surriscalda sotto il sole. Sarà Shield hanno messo anche gli altri, l'iPhone Display Pro mi sa che ce l'hanno anche gli altri, controllo fotocamera è inutile, tastazione ce l'hanno anche gli altri. 8x non me ne faccio niente, mai servito un 8x, già il 5x è utile a volte, ma l'8x non ha senso. Fotocamera frontale 18 megapixel ce l'hanno anche gli altri. Vi devo dire la verità, batteria a oltranza, la batteria è grossa, quello non c'è niente da fare. Mamma mia, che carino. La batteria, quella è l'unica cosa, la batteria è interessante. Vale la pena cambiare, ma certo lo dici tu. Design unibody, fino a 14 ore in più, quello è interessante, questa è l'unica cosa. Questo non è... boh. Ah sì, poi hanno presentato anche queste nuove... Questa è terribile. Questa, vabbè, e i laccetti ci possono stare, dai. Vediamo la permuta col mio. Ecco, mi ero perso la chat. Allora. Ne prenderei uno, se sì quale. Adesso lo sto scegliendo, Arcangelo. 1200 passa per uno zoom 2x. Ma infatti. Marcolino, a parere mio i prezzi Apple sono folli. Ad esempio l'iPhone 13 cellulare di 4 anni fa costa ancora 400 euro ricondizionato. Con 600 euro prendi la 25. Vero. Vero, hai totalmente ragione. Sono totalmente esagerati. Poi adesso con queste nuove tasse. Davi, bello lei, ma è presto. Sicuro tra un paio d'anni avrà più senso, sarà molto più vicino ad un iPhone Pro. Secondo me è il predecessore del Fold. Serve farlo così sottile perché poi l'anno prossimo presentano il Fold. Izzeria, lei era bellissimo al processore del Pro. Al processore del Pro, ma la telecamera castrata, per cui 1000 euro di differenza, a questo punto si va di Pro. Per cui 100 euro di differenza. Fortuna ci sono cose più importanti della vita, ma faccio due conti. S25 Edge 512 lo trovi a 750 euro. L'Air 17... Ah, adesso, non spoileratemi i costi, adesso li guardo. Raffreddamento a vapore, alla fine cosa meccanica? Chi ha chiuso il telefono non interessa nulla. Ma infatti, cioè, interessa soprattutto quando lo usi sotto il sole, poi basta. A me Apple non mi ha mai fatto impazzire, soprattutto i prezzi. I prezzi non hanno fatto impazzire nessuno. Anzi, ti fanno impazzire, ma in altro modo. Come va la musica? È giusta? Devo abbassarla un po'? Ma per raggiungere 800 euro in più mi prendo anche un S25. Ah, scusami, ho dimenticato una cosa importante, quella poscata del liquid glass. Vero, dai. Ma per raggiungere 800 euro in più mi prendo anche un S25 Ultra, visto che noi lo cambiamo ogni anno, almeno ci teniamo anche 16 Pro Max. E se prendessi il Fold del Samsung? Quasi. Il fatto del liquid glass ti piace dell'estetico? Mi piace, devo dirti la verità, Matteo, mi piace. Almeno un po' di novità. Veramente brutto, mi rendo conto che stai cercando una scusa per dargli un senso a sto Pro, ma purtroppo non ce l'ha, l'accetto cringe. Mi sembra un accessorio da ottantenne l'accetto. Ce l'ha Claudia, a lei piace, però capisco che può non piacere. Cioè è comodo, lo usano in Asia tanto. Quelli che compreranno i 1700 di telefono lo faranno palese per moda. Visto la cover, logo spostato verso rispetto al presente telefono. Terribile. Ma hai pensato di passare Android? Ci sto pensando adesso, Metran, guarda, dopo questo... Ma poi danno descrizioni con paroloni, ma in realtà cambia poco rispetto agli anni scorsi, sempre. Il logo spostato alla cover è una cringiata, vero Marti? Ma lei è solo con eSIM, sì. Prendi un Motorola allora. Vero.
Quasi quasi a sto punto YouTube c'hai ragione. Cioè la potenza non è che serve tanto, mica giocherò GTA 6, ma infatti, cioè la potenza ragazzi è un po'... Più che altro, cioè allora questo qua a me non è piaciuto, il Pro, che come con il Mac stanno facendo, tutti i Pro li fanno che non li fanno più sottili, li fanno tipo spessi, perché vogliono differenziarsi tra quello normale e questo Air. Però spesso il telefono, cioè dopo un po' dà fastidio, almeno a me, questo è tanto pesante, è proprio una leppa, è tanto pesante. No Marco, non passare al lato oscuro, no Samsung. Ah, Matteo. Ah, il Fold 7 l'ho provato, sostituisce anche il PC. Vero, il Fold è bellissimo, Davide. Matteo, forse il lato scuro sta diventando Apple, punto di domanda. Lorenzo, ciao Lorenzo. Ma ho capito male o sono tutti eSIM, anche i Pro e i Pro Max? Il Air è solo eSIM. Il Pro e Pro Max in teoria c'è una versione con le SIM e una versione senza eSIM. Dipende dal paese. E la versione con le SIM ha più batteria, perché ha spazio per la batteria. Ma ho capito male su... Ah, scusami. È inutile parlare di potenza Apple fa iPad Pro con M4 e 32 GB di RAM. Ma infatti. Quale modello Pro ti ha dato più felicità? Nessuno di questi. Il Pro veramente... Adesso guardiamo l'Air, che è l'ultimo che manca. Ma che, viva Samsung! Uè, sono un poraccio che ha preso un Redmi 10 alla Win 3 per 70 euro. Grande, Ica, il migliore. Il migliore. Vediamo... E adesso c'è il nuovo. Mamma mia. Quanto è brutto il Pro, l'Air è bellissimo. Cioè questo era il sogno di Steve Jobs, creare questa lastra sottilissima che se l'hanno fatto davvero come un Pro, quasi quasi. A me la cosa che spaventa è la batteria, perché ovviamente è più piccola essendo sottile, e mi spaventa la fotocamera, che non è quella di un Pro ed è solo una. Però se è tanta roba, cioè se è simile, a partire da 1200, beh, contando che non esiste una versione Max, non è malissimo. Poi hanno fatto questo celeste, che è tanto bello, 512 lo prenderei. 1489, che è più o meno quanto spendevo prima per il Pro. È un peccato per una fotocamera, mannaggia. Però è bellissimo. Cioè questo è giusto per il liquid glass. Così azzurro, questo sky blue, sottilissimo, cioè da usare deve essere una sensazione leggera, bellissimo. Questo oro è terribile. Bianco nuvola, carino, ma... Nero anche. Oh! Ma è bellissimo! Ma è bellissimo! Ma è bellissimo nero! Metela, ma come funzionano le SIM? Non l'ho mai capito. Se il telefono lo rubano, puoi bloccarlo. Quando blocchi le SIM è legata al nome, quindi puoi bloccarlo, non c'è problema. Il lato scuro in questo momento è Apple. Provate Gemini da Samsung AI e fa la differenza. 1400 euro non ha nemmeno la feature delle AI. Come hai preso la batteria della fotocamera? Quanto tempo abbiamo? E adesso... Ah, oddio, è il 30%, mannaggia. Davi, è tutta batteria, non è quello. È la fotocamera singola che non me lo farà mai comprare. Esatto, anche per me, mannaggia. Marti, ma lo spesso... Quindi, cioè, l'Air l'hanno fatto un po' per chi vuole il Pro, ma non gli interessa fare foto o video per lavoro, praticamente. Ma lo spessore è così sottile, poi comodo anche, secondo me sì. L'Air è bellissimo, ma il Samsung Edge è migliore, stesso spessore e 2 fotocamere, peso inferiore di 2 grammi. Davvero? Non lo sapevo. Bellissimo il celeste, sembra vetro, esatto, non si possono spendere 300 euro per una fotocamera. Ma perché hanno messo una fotocamera? Celeste sicuro meglio dell'arancione. Ah beh sì. Orrenda la barra orizzontale e posteriore. Se l'hanno fatto un po' alla pixel. Nero è bellissimo. Per me negli ultimi anni c'è stato uno stallo nell'evoluzione degli smartphone, conviene puntare sugli AI, vero? Bianco e nero bellissimi, sì. L'Air è per chi non piace l'arancione e il blue jeans. Però ragazzi quasi quasi il nero... Cioè quasi quasi l'Air... Allora, vediamo com'è sta fotocamera. Incredibile, sottile e leggero, immensamente robusto. Mamma mia, guarda che bello!
Nuova fotocamera frontale, quindi questa è come l'altra, cioè come il Pro, giusto? Fotocamera principale Fusion da 48, sistema voluto 2 in 1 con altissima risoluzione di default. Un po' generico. Chip A19 Pro. Ah, quindi il chip è uguale a quello dell'altro. iOS 26, quindi cosa cambia, scusa, del Pro? Prendi in mano il futuro, mamma mia, che belle queste cose. Un design sottile e leggero che è quasi difficile da credere. 160 grammi. Ampio spettacolo display 6.5 pollici. Colore, struttura in titanio. Ci hanno fatto questo in titanio e l'altro in alluminio. Design, display Pro. Quindi il display è uguale a quello del Pro. Ceramic Shield uguale. Ma allora... Fotogenio da tutti i lati, 18 megapixel, 48 fotocamera principale Fusion, 4K a 60 fps Dolby, 4 obiettivi in tasca. Sistema versatile per selfie fantastici, splendidi ritratti, foto di paesaggi spettacolari, puoi anche fare video a livello professionale. Così, descrizioni un po'... Allora scommettiamo che tra 4 mesi lo trovi a 300 euro meno? Forse. Ma guarda, identico al 16E, con il mio Pixel con le SIM, a ogni accensione mi richiede il PIN delle SIM prima della password. Ecco. Il chip non è uguale, ti assicuro che il processore ha meno core. Ah, adesso guardiamo le differenze. Il titanio serve a conferire robustezza e l'alluminio si piega. Vero. Hanno saputo giocare bene con i colori con questo modello. Sì, sono veramente belli. Cioè, purtroppo... il Pro è il migliore. Ma questo è bellissimo. E per il prezzo, a questo punto, non so quanto valga la pena. Il Pro. Per chi veramente non gli serve quella cosa lì. Sto guardando se va. Sì, sta andando. Anche su Twitch. Il fatto che la fotocamera... Ah, lo puoi togliere il pin dell'iSIM. E il fatto che la fotocamera davanti si regola in automatico con Apple Intelligence in base a quanti volti rileva e cambia dimensione della foto. Vero, ma infatti secondo me Apple Intelligence sarà questo. Cioè Apple investirà sull'intelligenza artificiale in questo modo. Questo sarà il modo in cui investirà. Sorridi la fotocamera più amata del mondo. Acquisizione doppia interessante. Video ultra stabilizzato, quadratura automatica per videochiamate. Sorridi la fotocamera più amata. Foto stupende, video professionali, certo che sì. È comunque un iPhone, cioè adesso voglio dire... Non penso che un professionista, cioè un fotografo, un videografo, cioè possono usarle così tanto per far vedere che si può, ma se potesse scegliere, cioè si compra una fotocamera, una videocamera. Potenza da non prendere leggera, ma infatti è utilissima questa potenza per giocare a Pokémon. Un giorno intero di batteria. Adesso guarda... Fino a 27 ore di riproduzione video. Non c'è un confronto con gli altri? Confronta con... Sì, capito? Confronta con iPhone 14 Pro, ma è un telefono di 3 anni fa. Certo che è meglio. Confronto con l'iPhone 15 Pro. 4 ore in più. Vabbè, dai. Contando che è sottilissimo ci sta, pensavo avesse una batteria terribile. Mamma mia, che bello che è. Wi-Fi 7. E poi, vabbè, Liquid Glass. Vale la pena cambiare? Allora, proviamo a... Non c'è il... confronto. Come si fa il confronto? Fare guarda i prezzi, vediamo. Scusa, quando investirà? In che senso? Hai imparato delle tecniche downshifting per evitare gli acquisti superflui? Sì. In realtà non compro mai niente, l'iPhone è l'unica cosa che compro durante l'anno praticamente. Quindi lasciami questo sfizio, ma non compro mai niente praticamente. 27 ore video, ma chi ci crede? Ho dubbi anche sulle 4 ore in più. Ho dubbi anch'io.
C'è il confronto. Come si fa a fare il confronto? Scusami. E... cosa c'è dentro? Niente, cosa vuoi che ci sia dentro? Eccolo qua, il confronto. Eccolo qua. iPhone Air e iPhone 17 Pro. Vediamo la differenza. Ah, costa 100 euro in meno confronto al Pro normale. Cioè 100 euro, sì, 100 euro in meno. Però dovevano farlo, secondo me, 1139 sarebbe stato giusto. Così facevano la scala giusta. Ah no, da 16 a cosa? 200 euro. 250 euro. Poi 250 euro. E 100 euro. Dobbiamo farlo leggermente più basso, secondo me. Vediamo le differenze. Perché mi interessa. Allora, sarebbe 6.5 pollici, quindi un po' più piccolo del mio, che è un 6.9. Display Super Retina, tecnologia ProMotion, Always On, quindi lo schermo è uguale. Benissimo. Alluminio titanio, quindi quasi meglio il Air. Ah, vedi, dice, qua è sempre chip 19 Pro, però qua è GPU 6 core con acceleratori neurali. Questo è 5 core. Vabbè. Questo è fino a 39 ore. Questo è 27 ore. Fotocamera frontale uguale. Ingrandire utile uguale. Foto uguale, 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 uguale. Quindi fotocamera frontale uguale. Questa è la cosa che mi... Vediamo se è uguale. Ti prego, dimmi che è simile. Siamo di fotocamera Profusion da 48. E ci siamo. Fotocamera principale Fusion da 48. Fusion da 48. Ultra grandangolo Fusion, teleobiettivo Fusion. Quindi questo ha 3 fotocamere, ovviamente questo 1. Ma cosa vuol dire Fusion? Non ho capito bene. Foto d'altissima risoluzione 28 e 48, cioè 24 e 48, ritratti di nuova generazione, profondità fatto, fotografia macro. Ah, questo non può fare i macro, perché non ha la 0.5. Dolby Vision non mi interessa. Zoom ottico 1-2x. E per il resto uguale. Quindi ok, ho capito, ci aspettiamo l'unboxing del nuovo iPhone Air. Fa schifo, vero? L'iPhone Air non è male, il Pro è terribile. Che pensi degli iPhone ricondizionati? Sono una valida alternativa per spendere meno? Sì, secondo me sì. Non vi fate prendere per il culo, è sempre lo stesso telefono di chi ha il prosciutto davanti agli occhi e chi vuole solo per le tendenze, ma la tendenza ora sta andando verso Samsung avanti anni. Sono quasi d'accordo, Ale. Che app di A ti piacerebbe esistesse anche che non è ancora stata realizzata? Al momento no, al momento non ho nulla. Uno che magari mi edita i video in automatico sarebbe pazzesco. Io personalmente non spendo questa cifra per un telefono, ovviamente anche perché non ne sfrutterei le potenzialità. Per l'utilizzo che faccio spendo al massimo 500 euro, ma ci sta, poi ognuno lo usa come vuole, vero? Io me lo tolgo come sfizio perché io sul telefono ci lavoro, ci vivo, ci passo praticamente tutta la giornata ed è l'unico sfizio che mi tolgo ogni anno. Ma capisco che per la maggior parte delle persone questa cosa non serve. Quindi ti domando, la chamber per non far scaldare un telefono spesso come il Pro e qui con lo stesso processore nessuna chamber? Perché non ci sta, è troppo sottile. Però sono veramente indeciso quest'anno, sono veramente indeciso. Diciamo che le due cose che vai a toglierti di più sono la batteria, se scelgo questo, e la fotocamera. Però la fotocamera comunque è la stessa. Cambia solo che non hai quella grandangolare e quella 5x, 8x. Quindi in realtà è che non ho capito se è esattamente la stessa. Fammi vedere. Perché a me ispira veramente questo molto di più dell'altro. Fammi capire che cos'è questa fotocamera. Eccola qua.
Oltre 10 anni di innovazione hardware, software hanno fatto di iPhone la fotocamera più amata del mondo. Ora iPhone Air è pronto a raccogliere un testimone grazie al suo potente sistema con la fotocamera Fusion da 48. Racchiude più obiettivi evoluti in uno. Cosa vuol dire? Con le impostazioni predefinite fai foto da 24 megapixel. Oppure puoi passare a 48 per scatti di altissima risoluzione ricchi di dettagli incredibili. Per il teleobiettivo 2x integrato ti permette di zoomare con un'utenza. Ah, quindi hanno fatto integrato in una fotocamera più fotocamere? Questo è interessante. Ma scusa, ma allora perché il Pro che ha 3 fotocamere anche quella è Fusion? Che senso ha? Confronta le telecamere degli iPhone. Eccolo qua. Fotocamera evoluta 2 in 1. Foto e video assolutamente Pro. Fotocamera principale Fusion è 48, quindi la principale è uguale. Ultra grandangolo da 48, e questo non ce l'ha. Obiettivo, ok. Sistema con Fusion 48, zoom ottico. Ok, ma io non ho capito, con quello li posso fare la 0,5? Mi sa di no. Cioè, scusa, posso farlo con l'iPhone 17 normale e non con l'Air? No, se non posso usare la fotocamera da 0,5, allora no. Quella è utilissima. Una fotocamera com'è? C'è un minimo di upgrade? Ah, un minimo di upgrade sì, però non ho capito bene neanche io la cosa della fotocamera, dovrò guardarmi un po' di informazioni. Una cosa al volo, la prossima live la fai domani? Sì, Matteo, la faccio domani perché poi parto per il Pitti. Ica, Marco, guarda a lungo termine, se prendi adesso un iPhone 17, 6 anni o anche di più, ti durano. Vero. Per quanto mi riguarda l'iPhone è imbattibile sotto il punto grafica e dato che lo usiamo sempre per me è fondamentale, anche perché le funzioni base, siamo onesti, le fanno in tutti i telefoni, vero? Per un utente medio, sì. Forse le combina per una risoluzione ottimale? Forse sì. Devo capire cos'è questa Fusion. Ho comprato da 2 settimane l'S25 Ultra, vuol dire che è tanta roba. Quasi quasi. Matteo, ma sei... Grazie mille. 11,99€ di donazione. Tra l'altro non si vede più la scritta, mannaggia perché... Vediamo se posso farla nera. Ah no, posso fare così, che forse è meglio ancora. Vediamo. Perfetto. Grazie mille Matteo, sempre il migliore, pazzesco. La fotocamera dell'Air non è a livello di quella del Pro, il sensore è più piccolo in quella dell'Air. Ma dov'è che lo vedi, Davide, che il sensore è più piccolo? Tra l'Air e il Pro cambia solo il prezzo e l'estetica, praticamente. Matteo, io ripropongo il bonifico, nel dubbio. E devo aggiornare da preistorico iPhone 12, secondo te è meglio 16 Pro Max? Scontati o 17 Pro? Non sono uno che cambia telefono spesso, ti direi il 17, ti direi il 17 normale, Elia, a questo punto. Marti, quindi per il lato lavorativo professionale dici che è meglio l'Apple? Ma ognuno sceglie un po' quello che vuole, però secondo me, cioè per i video sui social, secondo me Apple è imbattibile al momento. Per più fotocamere può essere che vogliono dire che si può passare da 24 a 48 megapixel, vuol dire che non sia la grandangolare, ma infatti non capisco, cioè non capisco se quella lì unica può fare anche da 0,5 o no. Perché se non può fare 0,5 allora è una kill, cioè va a distruggere tutto, cioè lì non si compra più, cioè lì diventa a livello di un 16E. Peccato, ero veramente lì per prenderlo, cioè non voglio spendere 1700 euro, no, è anche brutto, ma scusatemi. Mm.
vi devo dire, quanto costa? Cosa? Ma in che mondo viviamo? 2300 euro. 2300 euro. E io che mi stavo lamentando da Apple. Ti stai convertendo ad Android? Ma non lo so. Marco, perché sei sito Samsung? Ma se si passa al Samsung, le AirPods funzionano come sull'iPhone? Ma non lo so perché mi fanno fare queste cose. Non voglio passare a Samsung, ma mi costringono. Vediamo l'Ultra. Cosa cambia, scusa, da Ultra Edge? Oddio, ma anche questo è sottilissimo. È la versione Air, praticamente. Questa è la versione Pro. È come se fosse il Pro della Samsung. Quanto costa? Ma come 1600? Ma ragazzi, ma sono tutti matti qua. E niente, ragazzi, probabilmente dovrò prendere il Pro. Probabilmente dovrò prendere il Pro e beccarmi l'iPhone brutto. Anzi, dato che ci sono, prendo arancione, così tanto ormai brutto e orribile, a sto punto facciamolo all-in, lo prendiamo arancione, lo prendo da 500 giga, così spendo praticamente 4 stipendi, e siamo a posto, dai, dai, ordiniamolo. 2K, come direbbero oggi, mamma mia. Torno sul sito Apple, per l'amore di Dio. Apple è ottima per i social perché è un dato di fatto che Instagram stia ottimizzato per Apple, ma se hai Samsung basta evitare di fare le foto di Instagram stesso per prendere la galleria. Non lo sapevo sta cosa, cioè sapevo del fatto che era ottimizzata per Apple, ma non sapevo che con Samsung bastasse prenderle dalla galleria. Vabbè. E torno al Nokia 730, ma guarda, a sto punto, te lo prego, arancione no, prendi lo jeans ma arancione no. Arancione, ragazzi. Per il meme. Arancione. E si vola. E si vola. Dritti. Mamma mia. Che poi non è brutto. Sì. Che poi non è neanche tipo un bel arancione, no? Che dici, vabbè, di solito Apple fa tipo l'arancione, ma non è arancione. È tipo un desert sofisticato pro. No, questo è proprio arancione cosmico. Che più arancione di così non si può. È proprio brutto. Blu profondo, fantasia incredibile. Perché non l'hanno fatto nero? Non vedo l'ora di sentire i podcast delle persone esperte parlare di questo. Argento, cioè questo praticamente è talmente banale, esiste da quando esiste l'Apple praticamente. Ovviamente andrebbe preso blu a sto punto, ma non mi piace neanche. Cioè è veramente brutto. È proprio un fastidio dover prendere qualcosa che è veramente, cioè spendere così tanti soldi che poi boh. Se vesti nero con l'arancione fai un outfit da Dio. In effetti però non ci avrebbe nessun arancione. E tu dici, c'è un motivo. Il fold è scioccante, ho preso l'S25 Ultra da poco ed è pure incredible. Ed è pure incredibile. Però lo trovi sui 1000 euro l'S25 Ultra, guardando un po' in giro pure Amazon. 1000 euro. Passate a Samsung. Ma è bello l'S25. Quando è che è uscito l'S25 Ultra? È di quest'anno? Marco, non è stupida che però forse non è. Tra Samsung e Apple cosa cambia? Fanno le stesse cose. A parte qualche fosse esclusiva. Niente, fanno la stessa roba. È solo questione di branding, è solo questione di marketing. È questione di ecosistema. Io ho tutto Apple, quindi mi trovo bene con Apple. Sono sempre stato Apple e mi trovo bene. Però ultimamente penso che la gente stia iniziando veramente a guardarsi attorno. Tra il fatto che sono rimasti indietro in alcune cose e sti prezzacci qua, cioè...
Che poi non è brutto. No, arancione non è brutto, è orrendo, hai ragione. Sembra un ghiacciolo, è osceno. Sembra fluo, tiri solo tu, è la prima cosa che va all'occhio. Ma infatti, guarda, io sono del team arancione. Vai YouTube, vai YouTube, io e te contro tutti. Prendilo ricondizionato piuttosto. Orange is the new black, ricorda. Prendi l'arancione, metti una cover nera e sto il problema. Niente cover, ragazzi, la cover non va messa. Ecco, stava per cadere, appunto. È molto più bello questo a sto punto. Cioè, questo qua nero, così a sto punto è veramente molto più bello. Comunque ho il 2% di batteria della fotocamera. Sto iPhone non mi piace molto, onestamente, per carità, io sono utente Samsung, però fa veramente schifo. Hai ragione. La cover arancione flua col logo spostato. Ma scusate, vediamo se riesco a... Mi sa che devo spegnere perché ho la fotocamera che non funziona più. Sto usando la fotocamera dell'iPhone. Però devo appoggiarlo da qualche parte. Come si fa? Ah, blocca iPhone per riprendere. Mi vedete così? Perché ho la fotocamera senza batteria. Posso fare gli ultimi 10 minuti, dai. Vedo se riesco a passare a darti un saluto domani in live, perché sarebbe il mio compleanno. Grande Matteo! Grande, non ti faccio gli auguri adesso perché porta sfortuna, dicono. Come senza cover? Se cade che se fa? E se cade... Ma in realtà per assurdo, secondo me a livello psicologico succede che quando non hai la cover, per assurdo lo tratti meglio proprio perché non hai la cover e quindi non ti cade. Poi in teoria comunque i telefoni di adesso sono abbastanza sicuri. Mukesh, iPhone 17 are cool. I agree. No, not the Pro. Onestamente la parte della fotocamera con quelle rialzazioni mi fa veramente... avrei preferito che non ci fosse. Sembra un walkie-talkie dei militari con cui rialza. Neanche a me fa impazzire. Va bene ragazzi, quindi vi dirò domani quale sarà la scelta, mi guarderò un po' di video. Per il momento questo è veramente molto più bello. Mamma mia, guarda che bello che è. Così celeste lo prenderei. È bellissimo. Se avessero fatto, guarda, c'è anche lo spazio, guarda, se avessero fatto un'altra in più ne bastava. Una. Potevano darmi lo 0,5, potevano tenersi anche il 2x, il 3x, il 10x, ma se mi davano lo 0,5 sarebbe stato l'iPhone della vita questo. Peccato. Quasi quasi si vede meglio ripresa dall'iPhone, ma come? Clicca sul pallino arancione e aggiungere il carrello, ma quasi quasi. Non si può ancora, si può prenotare. Neanche il 19, bisogna aspettare venerdì per prenotarlo. Poi il 19 perché esca. Comprato l'S25 Ultra da €1, c'è l'offerta Uni Upgrade, grazie alla quale dal tuo vecchio telefono, che nel mio caso valeva €25 nel mercato dell'usato, con €300 di sconto. Caspita. Mukesh, iPhone 17 is not cool. Ma domani c'è un'altra diretta? Sì, domani sera faccio un'altra diretta, ragazzi. Ah, qui niente conferma arancione? No, no, penso di no. Lotus Fingers. Non so cos'è. Comunque la cosa scandalosa è che se lo prendi in negozio ti attacca il tuo €200 in più, tra €1.000, garanzie diverse, cover, vetrino. Sì, esatto. Ma io non prendo niente di quella roba lì. Let's see, thanks Ika, no worries. Mukesh what? Va bene ragazzi, dai. Siamo a 1 ora e 20 di live, quindi interrompo. Ci sentiamo domani per chi vuole. Grazie mille ancora ragazzi per il supporto qua in live. Grazie mille per le donazioni di Matteo. 2 donazioni più tutte quelle su TikTok, anche Marti, e tutti anche per le donazioni su TikTok. Siete grandissimi. Vi dirò che cosa ho scelto. Per ora sono più sul Air. Ciao, buonanotte a tutti ragazzi. Ciao Metlan.
Ciao Marco, grazie. Ciao Matteo. Buonanotte Marco. Ciao Marti. Ciao Goodbye. Ciao Mukesh. Ciao Ika. Ciao a tutti ragazzi. Grazie di tutto. Un abbraccio. Ciao ragazzi. Buonanotte. Vero, vero Ale. Buonanotte YouTube, buonanotte Ale. Ciao ragazzi, buonanotte.